ragazzi, siamo a Teheran, siamo nella casa del nostro secondo couchsurf qui in Iran e la casa è molto bella e abbiamo 2 giorni per esplorare Teheran. Siamo appena arrivati a Teheran, questo è il nord di Teheran, Elisa coperta e via, ci si fa un giro. Si nota ragazzi la diversità già con Tabriz, già più città. C'è anche più casino ovviamente. Una cosa da capire è l'attraversamento stradale. Abbiamo girato l'angolo e abbiamo trovato ragazzi questa figata di moschea. Siamo forse perché è la prima moschea iraniana, ma è una cosa ragazzi impressionante da vedere. Vi starete chiedendo cosa ci fa Eli? Non è facile portarlo ragazzi, cioè. Sta portando il chador che non è facile. Come vedete tutte le donne hanno il chador che serve per entrare in quest'area che è come l'area sacra. Andiamo a fare un giro Eli. Sì, andiamo. Copriti Eli, copriti. Siamo completamente esterrefatti. Poi c'è questa montagna dietro ragazzi che dà una botta unica. E l'interno è tutto così ragazzi, è incredibile. Beh ragazzi, una visita a Bazar di Teheran non può assolutamente mancare. Ci siamo trovati in questo coso chiuso con tutte le verdure. Maceli. Bellissimo questo, E questo ragazzi è il corridoio del mercato. Ok ragazzi, siamo a Surf Iran, lui è Mr. Mehdi, ci ha aiutato tantissimo con la visa, siamo riusciti ad avere il granted number per poter poi applicare in ambasciata, quindi siamo venuti a salutarlo, è stato gentilissimo, ci ha regalato, ragazzi incredibile, ci ha regalato anche una borsetta per ricordo, un grande ringraziamento a tutto lo staff di Surf Iran qui a Teheran e grazie mille a Mr. Mehdi e al suo aiuto. Vi lasciamo comunque il link del canale YouTube di Surf Iran e qualsiasi contatto di Mr. Mehdi se volete venire qui in Iran. Grazie ancora. Grazie. Siamo davanti all'ambasciata americana che nel 79 hanno occupato, dove poi è iniziata tutta la rivoluzione islamica per creare poi lo Stato islamico, ed è pieno di questi graffiti raffiguranti l'odio per l'America fondamentalmente. Vedete ci sono i teschi sul muro. E questo è quello che è l'ambasciata, che è diventato adesso il museo dello spionaggio americano. Continuano i disegni. Questo è quello che si rappresenta. Mercato e stiamo andando a mangiare un piatto tipico in questo. Ragazzi è gigante, cioè è una panetta di riso e zafferano, sotto c'è una coscia di pollo e una melanzana. Invece Eli è andato sul leggero, ha preso un letto di riso e kebab. L'arancia da mettere sopra. Stavamo finendo di mangiare, ci hanno portato questo ciotolino dicendoci che dobbiamo provarlo per sentire se il sapore è buono. È l'ospitalità iraniana ragazzi, è fantastico. Il signore che mangiava qua con noi ci ha offerto delle melanzane, cioè così, non ci si ferma mai. Siamo al monumento più famoso di Teheran. Ragazzi, gli autobus in Iran sono una bomba. Guardate lo spazio
esagerare. E siamo pronti, si va verso Kashan. nuova tappa. Adesso a Kashan, questa è la nostra stanza. Siamo in couchsurfing. Brahim ci ospita. Che stanzone. Il letto è super comodo. Uno stanzone, un lettone. Questo è tipo una stanza cantina, sembra. E qui c'è la doccia e fuori sul terrazzo c'è il bagno. Arrivati a Kashan. E c'è caldo. C'è caldo. Questo ragazzo Ibrahim con la sua famiglia ci ha preparato uno stufato di lenticchie, c'è della carne dentro, del riso, il pane tipico iraniano persa, due insalate a testa e qui per il tè. Con lo zucchero. C'è ospitalità iraniana. Ragazzi, stiamo entrando nella parte vecchia. Queste sono le case tipiche di paglia e fango e argilla. Queste sono le porte tradizionali del paese. Che figata sono queste case così? In questo localino a prendere un chai, è molto carino, le pareti e il soffitto sono tutti decorati, è meraviglioso. E non potevamo visitare il bazar di Kashan. Sono venditori di lana. Piante. Fate perle. Guarda questa stoffa. Like the lime juice and this is green grape juice, which is good. Ma cos'è? Il bazar ha al suo interno questo famoso caravanserai, bellissimo. Il bazar di Kashan è bellissimo anche se piccolo. All'interno si possono trovare moschee, caravanserragli, porticati, bagni e serbatoi d'acqua. È uno spettacolo camminarci dentro. Dopo il bazar di Teheran è forse il primo bazar che riusciamo a visitare per bene. Della città sono tutte fatte di questa paglia. Kashan è disseminata di case che erano di proprietà di commercianti che viaggiavano su e giù per la via della seta.
Le vie del centro storico sono veri e propri musei, ragazzi, è bellissimo camminarci e perdersi. La Batabai House è una delle case più belle e storiche di Kashan. È costruita attorno ad un grande cortile centrale con una vasta lava. Una splendida residenza signorile di commercianti di tappeti, costruita nella seconda metà del XVIII secolo. Ha delle bellissime vetrate colorate con giochi di luce pazzeschi. Le pareti e i soffitti sono pieni di stucchi e decorati. E la sua architettura è interessantissima. Che lusso questi commercianti! Please, yes. Eravamo a cercare un posto per mangiare. Questo signore Mohamed e suo figlio Peyman ci stanno accompagnando a un posto per mangiare. Fantastico. Siamo entrati nella scuola di lingue di Peyman. Ci hanno invitato qua. Il papà di Peyman, Mohamed, è andato a prendere da mangiare e mangeremo qui con Elisa. C'è Peyman, Mohamed che sta lavorando, c'è Reza, sua suocera ha preparato questo piatto che si chiama Tost Kebab e niente, lo stiamo provando, è buonissimo. Siamo fermati a prendere un caffè e ci hanno messo un hands-on. E dopo Pupo in Georgia, felicità in Iran, Kashan, felicità Albano e Romina.